Quando lo vide ridere con un'altra, capì che non aveva perso un uomo. Aveva perso l'unica persona che sarebbe rimasta quando tutto stava crollando. Ciao, sono Rossana e questa storia ti farà capire perché, a volte, fuggire dalla tempesta significa rinunciare per sempre all'arcobaleno. Non era sempre stato così. Anzi, per 10 anni meravigliosi, la sua vita con Gabriele era stata l'esatto contrario di quel grigiore. Si erano conosciuti all'università, lei, la sognatrice un po' caotica di lettere, lui, lo studente di ingegneria solido e rassicurante. L'aveva corteggiata con una tenacia dolcissima, portandola a vedere vecchi film francesi, nascondendo bigliettini nel suo diario e aspettandola fuori dalla biblioteca solo per riaccompagnarla a casa. Gabriele era il suo centro, l'uomo delle piccole cose, quelle che costruiscono un amore che dura. Era la colazione pronta quando lei faceva tardi, la sua giacca sulle sue spalle quando sentiva freddo, la sua mano che cercava quella di lei nel buio del cinema. Matilde ricordava le loro estati in Salento, in una casetta bianca presa in affitto, con le giornate al mare e le serate a guardare le stelle, a progettare un futuro che sembrava già scritto, luminoso. Volevano 3 figli, un cane di nome Ulisse e una libreria che coprisse un'intera parete. Parlavano per ore, di tutto e di niente, con quella complicità che scatta solo quando 2 anime sentono di appartenersi. Dopo 5 anni comprarono casa, un appartamento con un piccolo balcone che Gabriele riempì subito di basilico e peperoncino. L'avevano arredato insieme, litigando per gioco sul colore delle pareti e passando i weekend a montare mobili dell'Ikea. Ogni angolo parlava di loro. Era il loro regno. Gabriele l'aveva sostenuta quando lei aveva lasciato un lavoro sicuro per provare a scrivere. Credeva in lei più di quanto ci credesse lei stessa. Tu sei nata per raccontare storie, Matilde, le diceva, non lasciare che la paura ti rubi le parole. E poi arrivò la tempesta, senza preavviso. Era iniziata con una stanchezza che non gli dava tregua, una debolezza alle gambe che all'inizio avevano liquidato come stress. Dovresti prenderti una vacanza, gli diceva lei. Ma la debolezza era diventata un formicolio, poi la difficoltà a tenere in mano una forchetta. Iniziarono le visite mediche, un calvario di ansia tra specialisti e ospedali. L'aria in casa, prima leggera, era diventata pesante, carica di paura. La diagnosi arrivò in un pomeriggio di pioggia, come se il cielo sapesse che il loro mondo stava per crollare. Sindrome di Guillain-Barré, una forma aggressiva. Una malattia che attacca il sistema nervoso e può portare alla paralisi. Il medico parlò di un percorso lungo, difficile, dall'esito incerto. Lei sentiva le parole, riabilitazione, mesi, forse anni, ma non le capiva. Vedeva solo la faccia di Gabriele, di pietra. Quella sera, per la prima volta, lui non cercò la sua mano. Il crollo fu rapido, brutale. In poche settimane, Gabriele, il suo Gabriele forte, diventò completamente dipendente da lei. Prima le gambe, poi le braccia. La sedia a rotelle divenne il suo trono di dolore e lei la sua infermiera. All'inizio tirò fuori una forza che non sapeva di avere. Lo lavava, lo vestiva, lo imboccava. Gli leggeva i suoi libri preferiti. Cercava di riempire il silenzio assordante della loro casa con il suono di una finta normalità. Ma quale normalità? La loro vita era un inferno di orari per le medicine, appuntamenti, notti insonni ad ascoltare il suo respiro. Il loro letto era diventato un letto d'ospedale. L'odore di disinfettante aveva sostituito quello del caffè. Gli amici a poco si erano diradati, a disagio davanti a quel dolore così crudo. Erano soli. Anzi, lei era sola. Gabriele si era chiuso in un silenzio disperato. La frustrazione lo stava divorando. A volte, nei suoi occhi, lei non vedeva più l'uomo che amava, ma un estraneo arrabbiato con il mondo e con lei che poteva ancora camminare. E lei iniziò a provare qualcosa di terribile, un'emozione di cui si vergognava da morire, il risentimento. Era stanca. Stanca di sollevare il suo corpo, stanca di pulire, stanca di sorridere quando dentro voleva solo urlare. Guardava fuori dalla finestra la gente che camminava libera e provava invidia. Invidia per la loro vita, quella che le era stata rubata. Aveva 32 anni e la sua esistenza era una prigione. Il suo sogno di scrivere era sepolto sotto un cumulo di doveri.
La donna che era stava scomparendo, sostituita da un'ombra. La fine arrivò una sera d'inverno, dopo quasi 2 anni di incubo. Anni che ne sembravano 20. Era stata una giornata terribile, erano appena tornati dal pronto soccorso per una crisi respiratoria. Matilde lo aveva messo a letto e stava per uscire dalla stanza. Matilde, la chiamò con un filo di voce. Resta un po'. Parliamo. Lei si sedette sul bordo del letto, rigida. Sono stanca, Gabriele. Lo so, disse lui. Nei suoi occhi c'era una tristezza infinita. Lo so che sei stanca, ma a volte mi sento così solo. Mi manchi. Mi manca mia moglie. Quelle parole, invece di toccarla, fecero scattare in lei una rabbia fredda. Tua moglie, rispose, e la sua voce era veleno. Tua moglie non c'è più. C'è un'infermiera a tempo pieno, non pagata. Ecco cosa sono diventata. Lui la guardò, ferito. Non dire così, stiamo lottando insieme. No, sbottò lei, alzandosi in piedi. Stai lottando tu. Io ti tengo a galla e sto affogando con te, Gabriele. Sto affogando. Iniziò a camminare avanti e indietro per la stanza, come un animale in gabbia. Le parole le uscivano da sole, un fiume di frustrazione repressa. Non ho più una vita. Passo le giornate a pensare a come girarti nel letto per non farti venire le piaghe. È questa la vita che volevi per me? Certo che no, la sua voce si spezzò. Credi che l'abbia scelto io? Che mi piaccia essere un peso morto? Non lo so cosa credi, urlò lei. So solo che sento la mia vita scivolare via. Ho bisogno di aria, Gabriele, ho bisogno di respirare. Si fermò davanti alla finestra. Nevicava. In quel momento prese la decisione più egoista e crudele della sua vita. Si voltò. Il viso di lui era una maschera di dolore. Me ne vado, Gabriele. Le parole rimasero sospese nell'aria gelida. Lui la fissò, senza riuscire a parlare. Non ce la faccio più, continuò lei, con una calma terribile. Forse ti amo ancora, non lo so, ma questa non è vita, è un'agonia. Voglio tornare a essere una donna, non solo un'infermiera. Matilde, ti prego, sussurrò lui, e per la prima volta dopo mesi lei lo vide piangere. Non lasciarmi, i medici dicono che c'è una speranza, una nuova terapia. Ma lei non lo stava più ascoltando. Andò in camera, prese una valigia e ci buttò dentro le prime cose che trovò, senza guardare le loro foto, i loro libri. Si muoveva come un automa, spinta solo da un disperato bisogno di fuggire. Quando tornò da lui, si fermò sulla porta. Ti lascio i numeri dei servizi sociali, metterò dei soldi sul conto. Parole inutili, crudeli, solo per pulirsi la coscienza. Lui non rispose. La guardò e basta, e in quello sguardo c'era tutto l'amore che lei aveva tradito. Chiuse la porta alle sue spalle senza voltarsi. Mentre scendeva le scale, sentiva i suoi singhiozzi disperati, ma accelerò il passo. Sotto la neve, la città sembrava piena di promesse. Era libera. O almeno così credeva. All'inizio la libertà fu inebriante. Matilde si trasferì in un piccolo appartamento anonimo, cambiò numero, trovò un lavoro in una casa editrice. Ricominciò a uscire, a vedere gente. Ebbe qualche storia superficiale, leggera, senza legami. Era quello che voleva. Si diceva che era felice, che aveva fatto la scelta giusta, che si era salvata. Eppure, a volte, di notte, si svegliava di soprassalto. Passando davanti a un fioraio, le tornavano in mente le margherite che le regalava sempre Gabriele. Erano piccole crepe nella facciata della sua nuova felicità, crepe che nascondeva con un altro aperitivo, un altro sorriso forzato. Passarono gli anni. 5. Fece carriera, comprò una casa più grande, viaggiò. Ma un senso di vuoto cominciò a farsi strada. Quella libertà assomigliava terribilmente alla solitudine. Mentre lei si costruiva questa vita finta, quella di Gabriele, a sua insaputa, stava prendendo tutta un'altra piega. Dopo il suo abbandono, era sprofondato nell'abisso. Furono i servizi sociali a imporgli un percorso di assistenza. Fu allora che nella sua vita entrò Rosa, una giovane fisioterapista, una ragazza solare, paziente, con una forza d'animo che lei non aveva mai avuto. Rosa non vide in lui un malato, ma un uomo da spronare. Giorno dopo giorno, con una dedizione incredibile, lavorò sul suo corpo e sulla sua anima.
Gli parlava, lo incoraggiava, lo sfidava a non arrendersi. Lentamente Gabriele cominciò a reagire. La terapia sperimentale, quella di cui le aveva parlato, iniziò a funzionare. Prima un dito, poi una mano, una vittoria minuscola, che però riaccese la speranza. Lui iniziò a lottare con una ferocia nuova per se stesso e per quella ragazza che credeva in lui. Il percorso fu lungo e doloroso, ma Rosa era sempre lì. La loro non era più solo una relazione tra terapista e paziente. Si innamorarono di un amore nato nella sofferenza e cementato dalla speranza. Dopo 3 anni, Gabriele si alzò dalla sedia a rotelle. Un anno dopo, camminava di nuovo con l'aiuto di un bastone. Aprì un suo studio di consulenza. Lui e Rosa si sposarono con una cerimonia semplice. Avevano costruito una felicità vera, forgiata nel fuoco. Matilde era seduta in quel caffè, quel martedì. La sua vita era sempre la stessa, prevedibile e vuota. Poi alzò lo sguardo e li vide. Riconobbe subito la nuca di lui. Poi si girò e il cuore le si fermò. Era Gabriele, ma non il Gabriele malato che aveva abbandonato. Era un uomo diverso. Il suo viso era più maturo, ma i suoi occhi brillavano e rideva di una risata piena che lei non sentiva da un'eternità. La donna con lui, Rosa, gli sistemò il colletto della camicia. Lui le prese la mano e la baciò. Un piccolo gesto che raccontava anni di complicità. Accanto alla sua sedia, Matilde notò un bastone, il promemoria di una battaglia che lui aveva vinto, senza di lei. Rimase a guardarli, nascosta dietro il suo libro, con un dolore che le toglieva il fiato. Lì, seduta al suo tavolino, vide la loro felicità, vera, e la paragonò alla sua vita, finta. Vide l'uomo che aveva chiamato peso e vide che era diventato la gioia di un'altra donna, una donna che era rimasta, che aveva avuto il coraggio che a lei era mancato. In quell'istante, il castello di bugie che si era costruita per 5 anni crollò. La sua cosiddetta libertà era solo una prigione di solitudine. Aveva abbandonato la nave durante la tempesta, convinta che sarebbe affondata, per poi scoprire che aveva raggiunto un porto meraviglioso, un porto a cui lei non avrebbe mai più avuto accesso. Le lacrime iniziarono a scendere. Loro si alzarono, lui le mise un braccio intorno alle spalle, zoppicando appena, e lei si strinse a lui. Le passarono accanto, così vicini che avrebbe potuto toccarlo. Ma Matilde abbassò lo sguardo, nascondendosi come una ladra. Perché, in fondo, è quello che era. Una ladra che aveva rubato a se stessa la possibilità di un amore vero. Li guardò allontanarsi, fino a diventare un puntino. Rimase seduta a lungo, mentre il sole calava. Non provava rabbia, solo un senso di perdita abissale. Aveva avuto tutto e non se n'era resa conto. Aveva avuto un amore capace di superare ogni ostacolo e lei era stata l'unico ostacolo che non era riuscito a superare. Quella sera capì la lezione più dura. L'amore non è solo condividere i momenti belli, è restare quando tutto va a pezzi, è tenere la mano a qualcuno nel buio, anche quando si ha paura, è essere l'ancora, non l'onda che travolge. Lei era fuggita dalla tempesta, ma così facendo aveva perso l'arcobaleno che l'aspettava alla fine. E ora poteva solo guardarlo da lontano, sapendo che non sarebbe mai più stato suo. Se questa storia ti ha fatto riflettere e credi che il vero amore si veda soprattutto quando le cose si fanno difficili, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti altri nuovi video. Sono Rossana e ti aspetto alla prossima storia.